Ciao a tutti e bentornati all'128 RC. Oggi, per la nostra rubrica Piloti della 128 Corse, facciamo la nostra intervista al nostro Pietro Ravasi, detto Peter. Ciao Peter! Buongiorno a tutti quanti e benvenuti al nostro canale. Allora, sei pronto alle tue 10 domande? Prontissimo! Perfetto, allora partiamo con la prima domanda. Come ti sei avvicinato a questa scala RC? Allora, mi sono avvicinato nel Covid, quando io facevo uno 8 buggy e uno a 10 pista sempre elettrico, e purtroppo, come sapete, col Covid non si poteva andare da nessuna parte, quindi cercavo qualcosa da giocare in casa, e visto che con quelle altre, insomma, era un attimo fare gli stipiti delle porte, e quindi su suggerimento di Davide Marca mi disse: guarda, ci sono questa categoria le 1.28 piccoline, le mini Z, e poi mi consigliò una GLR perché io sono scuola vecchia e quindi all'epoca, quindi si parla del 2000, usavo ancora il radiocomando con gli stick, e di conseguenza la tipologia di macchinina all'epoca di questa dimensione che mi permetteva di poter girare in casa, di avere una ricevente compatibile con la mia Sanwa, erano appunto le GLR con le riceventi compatibili, e quindi diciamo ho cominciato così. Hai iniziato con una GLR della GLR. Esatto, ho cominciato praticamente con questa qui. Dopo inquadriamo tutto, mettila lì, bravo. Un po' girando sul tappeto, un po' girando in casa, insomma, sono partito con questa. Perfetto. Seconda domanda. Cosa ti piace di questo mondo? Allora, devo essere sincero, venendo dalle categorie grandi, dove quando ti devi muovere praticamente devi portare dietro di tutto di più, banco assetto, termocoperte, eccetera eccetera, il bello di questa categoria è che più o meno prendi la borsettina, la metti sotto braccio, vai e ti diverti. Sì, e non è male come cosa. Se dovessimo pensare alle tue borse, borsettina mica tanto, perché hai tutto della Walt in una roba... Eh sì, perché poi alla fine sono talmente belle che uno è curioso, quindi prende la RVD e poi vuole vedere come la VD e poi prende il buggy e poi prende il crawler e vabbè. Ci sta. Allora, terza domanda. Come ti trovi e cosa ti piace di questo club? Allora, anzitutto mi piace perché siamo un bel gruppo, siamo un gruppo di amici appassionati, e soprattutto poi abbiamo anche il nostro guru Marco, che è quello che ci aiuta, perché praticamente io poi quando sono arrivato qua, siccome io nel tempo libero faccio altre cose tecnologiche, arrivai qua e gli disse: Marco, senti, io non ho voglia di diventare matto, mettimi a posto la macchinina, e così Marco ha fatto, e quindi il bello è anche quello, l'aiuto. Poi oltretutto noi aiutiamo anche i nuovi ragazzi che vengono e gli diamo tutti i consigli, e poi vabbè, siamo un gruppo meraviglioso perché qui siamo tutti amici e nessuno ruba, perché quando si corre in amicizia, non si viene qua per rubare, perché alla fine una volta vince uno, una volta vince l'altro. Ci sta, questo ci sta. Vabbè, la quarta domanda in realtà avevi già risposto, perché con quale auto hai iniziato, l'abbiamo già detto, era esatto, la GLR. Esatto. Come ti sei trovato comunque con la GLR? Magari non tanto a casa, ma in pista? Così allora, all'inizio devo essere sincero, ho fatto un po' di fatica perché comunque sia richiede una tecnica di guida che è completamente differente da 1.8 a 1.10. Quindi se uno arriva e dice io so guidare a 1.10, dimenticati tutto. Lo stesso se guidi l'1.8, ed è tutta un'altra tecnica di guida, richiede molta più concentrazione, molta più precisione, e poi le piste non sono, diciamo, tra virgolette, grandissime, perché considerando i tempi di percorrenza di una pista buggy 1.8 si va a 40-50 secondi, qua si va a 6 secondi, e quindi poi soprattutto non hai neanche tanto riposo mentale, devi sempre essere concentrato, sempre sul pezzo. Sì, ecco. Sono molto reattive, però... Esatto, molto reattive. Ci sta. Allora, sesta domanda. Adesso hai anche altre auto, oltre alla GLR? Direi di sì, però spiegacelo tu. Sì, diciamo che volendo fare il Lazzarone, alla fine sono tornato un po' indietro e sono partito a divertirmi, ho provato la RVD, che poi la RVD Kyosho è quella che, come voi saprete benissimo, le ha inventate, e quindi io ho cominciato a divertirmi con la LM, che secondo me è un'ottima macchina per incominciare, per chi vuole avvicinarsi, perché ha dei costi contenuti e comunque c'è grande battaglia perché le macchine sono tutte uguali, e quindi da una parte è bello perché alla fine diciamo che la nostra filosofia poi è il monogomma, perché abbiamo visto che variando la tipologia di gomme incominciano i problemi, quindi abbiamo tutte le stesse gomme, e abbiamo anche visto ormai più o meno, data l'esperienza di tutti quanti, anche la T-plate da utilizzare, che più o meno usiamo tutti quella,
e quindi è veramente bello perché le macchine vanno tutte uguali e veramente certe volte facciamo le gare tra di noi e magari nel giro di un decimo ci sono dentro 3 o 4 piloti, quindi proprio molto competitiva. Per incominciare è un ottimo investimento anche perché ha un costo, diciamo tra virgolette, un po' limitato rispetto al resto, e soprattutto poi questa tipologia di macchinina ha anche la possibilità della modalità training in automatico, che si setta in automatico con il radiocomando, e quindi per chi vuole cominciare a avvicinarsi anche la possibilità di, tra virgolette, incominciare a camminare, diciamo, e poi dopo si va a correre. Quindi abbiamo la GLR, l'RVD, poi vedo in questo momento sul tuo box il formulino. Esatto, abbiamo anche il formulino che li stiamo testando, che sono molto difficili da guidare questi, e tra l'altro loro risentono tantissimo delle condizioni della pista, mentre diciamo la RVD è una macchina che permette più o meno di divertirsi tutte le sere, e purtroppo con queste qua, quando abbiamo certe condizioni di umidità o temperature un po' più basse, sono un po' più difficili da guidare. E poi vabbè c'ho anche una GL GT. Esatto. Vabbè, la prossima domanda diciamo, dovrebbe essere in quale categoria le stai usando, però in realtà può essere fatta e come ti trovi, quindi di quelle macchine che in questo momento è sul pitbox, in quale categoria le stai usando, così almeno allora qui abbiamo fatto bene. Allora appunto quanto riguarda l'RVD classica della Kyosho abbiamo fatto anche delle garette tra di noi, e quindi io diciamo che principalmente le uso un po' tutte, saltabecco tranquillamente da una all'altra. Quindi l'Aleman box stock, l'Aleman box stock, esatto, LM, esatto. Poi invece hai una GLR in questo momento che la usi invece in quale categoria? Nella categoria della stock lipo, quindi 1253 appunto con la batteria lipo 2005. Poi hai la GLR GT, in questo caso esatto, invece è una super stock, sempre motore 2.5 ma 14,53 il rapporto di trasmissione. E poi il formulino stiamo lavorando un po' sopra tutti insieme, perché quindi adesso hai queste, ma in realtà anche altre macchine, anche altre categorie, giusto? Sì, ho preso anche la famosa AVD della Kyosho, che è quella da drift, che ogni tanto gioco sul pavimento, e poi abbiamo provato anche l'1.28, il buggy. Abbiamo anche i buggy, sia l'Osi che il Mini Z. E poi abbiamo anche fatto una piccola prova con il crawler, perché ci sono anche abbiamo anche il crawler Mini Z, abbiamo anche la pista, eccetera, è vero. Esatto. Adesso, ottava domanda, la tua categoria preferita tra tutte quelle che hai provato, dove ti trovi meglio? Allora, sicuramente mi trovo meglio nell'RVD perché non devo diventare matto per farla andare. E quindi una volta messa lì è il divertimento bello, quindi, è quello. Le altre comunque richiedono messa a punto, richiedono anche persone che ti sanno aiutare, perché se sbagli qualcosa poi dopo o non giri o ti ribalti come un bambino. Ci vuole sicuramente più manutenzione. Sì, esatto. Però ecco, l'RVD in questo momento, la box stock, la tua categoria preferita. Esatto. Nona domanda, siamo quasi alla fine. Allora, le tue aspettative e i prossimi obiettivi? Bene, le aspettative diciamo che non ci sono, perché noi ci divertiamo tutte le sere. E quindi ogni volta che veniamo è un divertimento diverso. E io mi diverto, ogni tanto vinco qualche garetta, ogni tanto arrivo indietro, come è normale che sia nel mondo delle competizioni. L'importante è essere qui e divertirsi tutti insieme, poi quello che viene viene. E i prossimi obiettivi? Visto che faceva parte comunque sempre della domanda numero 9, hai qualche obiettivo? Ma migliorare sicuramente il formulino, che è veramente difficile da guidare. Diciamo che sì, può essere, però vabbè. E poi migliorare un po', perché insomma devo cominciare a togliere qualche decimino anche nelle altre due categorie. In altre categorie, quindi un po' di sano allenamento. Esatto. Quindi continuo allenamento aiuta. Esatto. L'ultima domanda, quindi siamo alla 10ª domanda. Allora, cosa consiglieresti a chi si avvicina e vuole iniziare con queste macchine auto RC da 1.28, insomma? Allora, diciamo cosa consigliare. Secondo me il discorso va diviso in due. Fra chi arriva per la prima volta e non ha mai preso in mano, diciamo, un radiocomando in vita sua, e chi invece ha già esperienza. Allora, sicuramente chi arriva la prima volta, secondo me è un buon investimento è la RVD. Per chi invece ha già un po' di esperienza potrebbe anche, tra virgolette, rischiare una macchina un po' più performante, come può essere una stock lipo o una super stock. Però sempre secondo me col beneficio del dubbio, perché veramente passare comunque da altre categorie alla 1.28 è veramente tosta, diciamola così. Sì, diciamo che aggiungerei soltanto una cosa che secondo me è importante, consiglio che diciamo un po' a tutti, anche questo nel club 1.28 corse,
è quello comunque di affidarsi a un club di riferimento. Sì, cioè, esatto. Cioè, E di non chiedere fargli testa sempre propria, al bravo. club dove si vuole andare, dove ci si vuole affiliare, insomma, capire che cosa usano loro, andare lì, provare, testare, capire un po' anche che tipo di diciamo così, esperienza uno ha per scegliere anche o che cosa ti consigliano per poter iniziare in quel club. Ma Ecco, infatti, sicuramente il club è molto importante. Esatto, anche perché poi per esempio nel nostro caso non è diciamo una cosa che è risaputa, noi abbiamo delle macchine RVD, chi vuol provare ovviamente su prenotazione gli diamo la possibilità di provare più volte, perché ovviamente uno deve anche rendersi conto, perché noi abbiamo avuto esperienze di ragazzi che sono venuti, hanno provato e ovviamente hanno detto no, non mi trovo, non ci riesco, amici come prima, d'altronde fa parte della vita, non tutti diventano campioni e non tutti sanno usare E quelle poi c'è macchine. altri che hanno iniziato, chi ha iniziato perché aveva già esperienza con una stock clip o altri con la RVD, quindi esatto, comunque sì. molto importante fare affidamento a un club, quindi questo è una Esatto, cosa secondo me soprattutto fondamentale. se vi danno la possibilità, prima di tutto provatele, perché non c'è meglio che provarle e rendersi conto. Perfetto, allora siamo arrivati alla fine di questa intervista, noi adesso lo diciamo, dovevamo dirlo all'inizio ma lo diciamo anche adesso, iscrivetevi al nostro canale, supportateci e poi alla milanese, ciao alla prossima! Allora, ciao! Ciao!